Benvenuti sul canale Il Diario di un musicista musicologo. Vi accompagno in un viaggio tra le pieghe della storia musicale ottocentesca per riscoprire la figura di una cantante straordinaria, oggi quasi dimenticata, Bianca Donadio. Nata in Italia nella prima metà del XIX secolo, Bianca Donadio fu una delle voci più raffinate del panorama lirico europeo. Studiò sotto la guida di maestri di rilievo e si formò in un ambiente ricco di fermento culturale e musicale. Applaudita nei teatri di Napoli, Milano, Parigi e Vienna, Donadio fu interprete intensa e carismatica, capace di commuovere il pubblico con una sola frase musicale. Grazie a un ritratto e un articolo pubblicato alla fine dell'Ottocento possiamo ricordare questa grande artista. Con l'intelligenza artificiale abbiamo ridato vita e colore ai suoi ritratti. Leggo l'articolo. Ecco un'altra fortunata, cui l'arte del canto dischiuse gli scrigni dei suoi tesori. Bianca Donadio, Dieudonné Blanche. Come già la Patti, ancor questa celebre cantatrice deve la sua fortuna a Stracosch. Essere bizzarro di maestro impresario, che si dedicò all'arte di creare delle stelle teatrali. Dopo di aver messo sulla via dei successi la Patti, egli, conosciuta la Donadio, ed indovinando i tesori racchiusi in quest'ugola, le si dedicò a tutt'uomo e le appianò la via scoscesa dell'arte. La fortuna di conoscere, quasi indovinare il buono ed il bello, è il primo merito di questo impresario unico. Il saper usare d'una reclama eccezionale che non gli manda mai falliti i suoi intenti è il secondo. L'incontrarsi in quest'uomo tanto intelligente fu adunque la prima fortuna della nostra artista. La Donadio è ancor giovanissima e la voce che, come tutte le altre umane cose, segna una parabola ascendente prima, discendente dopo, trovasi in lei nel felice periodo dell'aurora. La stella sale verso le più alte sfere di sfolgorante luce. Gli entusiasti fanno precedere il suo nome dal qualificativo, oramai d'obbligo, di diva. Noi caldi ammiratori sì, ma che guardiamo le cose da un lato più terreno, la porremmo in quel gruppo di poche artiste che sono il sogno dorato degli impresari d'ogni paese. Galletti, Patti, Donadio, Fermi sono cantatrici che compendiano tutta una gloria per l'arte del canto e che hanno acquistato il diritto di vedere il loro nome preceduto dall'epiteto di celebre. La signora Donadio è una bionda gentile. Se le sue forme piuttosto giunoniche ci proibiscono di dirla una bella personcina come la Patti, i suoi bei capelli, gli occhi sereni e la fisionomia mobilissima ci danno in compenso il diritto di chiamarla simpaticissima. La Patti ha il profilo pronunziato e l'occhio nero, scintillante che folgoreggia. La Donadio ha un viso che innamora e negli occhi suoi ebbi l'azzurro del nostro bel cielo. Non è una personcina, ma abbastanza strano, vista nel barbiere, le si appropria benissimo la descrizione di Rosina fatta dal Figaro del Beaumarchais. Immaginatevi la più graziosa fanciulla, dolce, tenera, accorta e fresca, appetitosa, piede furtivo. E basta, il verismo di questa descrizione potrebbe urtare il sistema nervoso di qualche gentile lettrice. Le sue opere favorite sono La Sonnambula, La Stella del Nord, L'Amleto, La Lucia ed Il Barbiere. In quest'ultima opera, per esempio, è questione ardua sapere se la signora Bianca canti veramente la musica di Rossini o se la fiorisca troppo dei suoi eleganti capricci. Ma comunque sia, quest'artista è veramente un portento per lo studio, per la emissione, per la stessa parte rappresentativa. La scena della lezione al cembalo
dà campo alle prime donne di sfoggiare la loro abilità con un pezzo di bravura, scelto secondo il loro gusto e le loro forze. In questa occasione la Patti sceglie per lo più le variazioni di Rodé e quel fuoco d'artifizio che è l'Éclat de rire di Aubert. La Donadio dà invece per solito la preferenza alle variazioni di Proche, di un gusto un poco discutibile sì, ma irte di straordinarie difficoltà meccaniche. La musica in questo caso diventa secondaria e si applaude a quel turbine di note emesse da una gola ammaestrata, come si applaudirebbe al salto pericolosissimo di un acrobata. Con la stessa facilità poi con la quale oggi è Rosina, domani veste da Ofelia nell'Amleto e riproduce i dolori, le speranze e la pazzia di questa poetica ed infelice creatura. È nel costume d'Ofelia alla scena della pazzia che la presenta il nostro ritratto. Ma sia Rosina che Ofelia o Amina, la Donadio è sempre somma interprete di queste sublimi pagine musicali. Nella Sonnambula, dove la Vergine Amina si può dire canti sempre, la Donadio rivela il lato più importante della sua fisionomia artistica, quella del canto spianato, il canto della melodia che parla al core. Non difettano le fioriture, i passi di bravura e le note agili, ma il canto domina da cima a fondo e il ricamo di deliziosi arabeschi non è che un accessorio. Rosina, nella commedia di Beaumarchais, è un pretesto per far risaltare i due grandi tipi di Figaro e di Don Basilio. L'uno, il raggiro astuto e leggero, il mezzano di una società corrotta, dove l'oro è tutto. L'altro, la cupa incarnazione dell'ipocrisia. Ma Amina, nella Sonnambula, è tutto. L'idillio belliniano è una miniera inesauribile di gemme. E la Donadio queste gemme le può far brillare con quella sua voce di soprano, sempre uguale, intonata, flessibile, di bel timbro e di estensione che passa di non poco la comune. Ella attacca con la massima sicurezza e supera con facilità i passi più pericolosi, più acrobatici. Il suo trillo è di getto ed esce da quella gola fatata, spontaneo, argentino e colorito come il trillo di un usignolo. L'arte con sforzo prodigioso vince la natura. Il trillo nella voce umana è cosa eccezionale, ma è doppiamente difficile poi ottenerlo come ella lo ottiene. A ben poche gole è concesso di trillare come lei fa negli acuti. La Donadio scherza sulle vette della scala cromatica e riproduce le caratteristiche volate e i celebri picchettati della Patti, non come lo scolaro o la lezione, ma con una verve propria. Senza sforzo tocca il mio acutissimo ed è felicissima nell'agilità ascendente, meno forse in quella discendente, ove talora qualche nota passa strascicando. Sulla scena è tutta naturalezza, senza ombra di esagerazione, e le scale, i salti, le volate, i trilli, i gruppetti, le note picchettati, i gorgheggi, eccetera, che ella usa con una prodigalità affatto nuova, non producono sul suo viso una sola di quelle contorsioni e smorfie cui ben soventi c'è dato assistere in casi consimili. Udendola cantare con tanta naturalezza e spontaneità, si può in buona fede credere che tutte le difficoltà su accennate siano invece le cose più facili del mondo. Questa esimia cantatrice va anche molto lodata per la sua costante preoccupazione della scena muta, scoglio insuperabile per tutte le mediocrità. Anche quando non canta, l'artista deve interessarsi al dramma ed il suo viso deve essere specchio fedele di quanto sente. In questo caso unica risorsa è la mimica. Chi però sa usarla bene? Poche. Lo ritorniamo a dire. La Galletti e la Ferni ottengono ciò per natura. La Patti e la Donadio mercé uno studio costante, paziente.
Cosa comune poi alla Patti e alla Donadio è la réclame che si fa intorno al loro nome. L'arrivo della Donadio in qualche città è sempre preceduto dal fragore di tutte le trombe della fama. Per circa un mese i suoi ritratti di tutte le dimensioni e in tutte le pose e costumi fanno bella mostra nelle vetrine dei primi fra i negozi di musica e anche non di musica. In tutte le vie più frequentate se ne vedono ed una infinità di manifesti bianchi, bigi, rossi, turchini annunciano l'arrivo della diva. Diciamo francamente che questo eccesso, tanto per la Donadio che per le altre celebrità del giorno, potrà forse essere utile e scusabile tutt'al più nel paese dei dollari, dove la réclame è spinta alla mania. Ma non tra noi, abituati a giudicare per conto nostro e non per conto di un impresario più o meno alla stracoche. La Donadio è artista a cui basta presentarsi sulla scena per essere dichiarata celebre senza che i manifesti vengano a persuadercene prima. In questi casi è anzi naturale quella diffidenza, che può talvolta produrre una reazione non troppo conforme ai desideri di qualcuno. E di tali reazioni non sono troppo rari i casi, benché ci pensino questi fautori di réclame all'americana. Il contributo è firmato Valle. Il nostro viaggio tra note, storie e curiosità finisce qui. Se vi è piaciuto questo contributo lasciate un like e condividetelo. E iscrivetevi al canale, qui la musica si ascolta, si studia e soprattutto si pensa. Attivate la campanella per non perdervi i prossimi capitoli del Diario di un musicista musicologo. Alla prossima e buona musica!